La lezione di stasera è legata a Tamara Dell'Empicca, una pittrice che vedrete è molto all'avanguardia per i suoi tempi, soprattutto per il ruolo della donna. Lo si vede anche qui in una posa particolare da femme fatale con la sigaretta accesa, diciamo un atteggiamento molto spavaldo. Una donna che è vissuta molto perché è vissuta più di 80 anni, per l'esattezza 82 anni. Se la inquadriamo in un periodo storico, può essere considerata una pittrice che lavora nel periodo proprio dell'Art Déco. Lei era nata a Varsavia nel 1898, diciamo sul finire del secolo, e è considerata l'artista polacca più importante, una donna che vive proprio la mondanità della vita di Parigi, è una donna che viaggia molto, è una pittrice veramente alla moda, considerata proprio, dicevo, una femme fatale di successo e soprattutto dimostra sin da subito di essere una donna libera, trasgressiva e è proprio stata considerata proprio il simbolo dell'emancipazione femminile, perché lo vedremo, sposa due mariti, una donna bella, disinibita, vive la vita appieno, amanti e ha una figlia che adora, per un periodo in cui, nonostante sia nata appunto a Varsavia e cresciuta poi in Russia, lei si trova poi in fuga dalla rivoluzione bolscevica e cercherà proprio riparo nelle grandi metropoli come Parigi insieme al suo marito. Infatti il nome Lempicka deriva dal marito che è Lempicki, con il quale si sposa nel 1916. Volevo portarvi all'attenzione lo stile déco per differenziarlo dal Liberty, per farvi capire come il Liberty è uno stile che nasce, diciamo, già sulla fine dell'Ottocento, 1895, e considerate già nel 1905 già uno stile che è in declino in tutta Europa, anche se arriverà fino al 1925 circa. Qui ho preso due vasi di una manifattura ceramica qui della zona del Mugello e Firenze, della manifattura Chini, dove si vede un vaso di Galileo Chini che è ancora improntato a uno stile Liberty, dove domina, diciamo, questo senso di asimmetria, questo movimento fluido, queste spirali. E invece vedremo lo stile Déco, è lo stile 1905-1940, lo stile a cavallo anche tra le due guerre, è uno stile molto più rigido, molto più schematico e invece di essere una naturale prosecuzione del Liberty ne segna quasi l'antitesi. E qui nella Manifattura Chini a Borgo San Lorenzo abbiamo avuto l'artista Tito Chini, che è il direttore artistico dopo Galileo, che segue un indirizzo appunto legato all'arte déco, allo stile conosciuto come arte, lo stile del 1925, anno in cui trionfò a Parigi. Ti invito a vedere qui due elementi di arredo e capite subito la differenza, perché mentre nel Liberty, che è questo qui che vi appare a sinistra, vedete subito come domina appunto la natura, domina la linea curva organica, mentre per quanto riguarda il déco, lo stile del mondo industriale, no? Ricerca geometrie, simmetrie, diciamo, gioca spesso con il bianco e il nero, è molto più essenziale. Questo per farvi capire le grandi differenze e vedrete che Tamara può essere considerata un'artista dell'art déco. Quali sono questi anni in cui si sviluppa il Liberty e poi appunto l'Art Déco? È il periodo proprio della Belle Époque, lo sapete, il periodo che va dalla fine degli anni 70, 1870, diciamo, fino al 1914, segna un periodo in cui c'è una situazione economica, diciamo, politica favorevole, no? Nasce per esempio in questo periodo il tempo libero, il benessere consente alle persone di poter avere l'abitudine anche da andare, prendono l'abitudine di andare per esempio in vacanza. E che cosa c'è in questo periodo? Sicuramente prima che
avvenga la prima guerra mondiale, ci sono dei decenni in un certo senso di pace, ora finita la guerra franco-prussiana e c'è questa sorta di equilibrio in cui ci sono tre grandi potenze, la Francia, la Germania e l'Inghilterra, e che, come si racconta sempre nei libri di storia, si studiano, si dice un po' a vicenda, in una sorta di pace armata, no? Poi le altre grandi potenze saranno la Russia e gli Stati Uniti, che attraversano una fase proprio di crescita economica, di modernizzazione e diventeranno poi grandi protagonisti della scena mondiale appunto successiva. Questo per fare il quadro storico. La cultura diciamo dell'Ottocento, di fine secolo, è una cultura che ha fiducia nel progresso scientifico e sociale e poi vedremo successivamente subentrerà un periodo considerato del decadentismo, dove se nel positivismo si valorizzava il razionalismo, si valorizzava tutti i fatti positivi dimostrabili scientificamente, si credeva nell'oggettività proprio della scienza, il materialismo, pensate il metodo scientifico viene applicato per esempio sia alla sociologia, all'evoluzionismo con Darwin e pensate anche alla scienza politica con Marx. Invece il periodo successivo, quando si entra in un certo senso, entra in crisi questa razionalità, si valorizza invece l'irrazionale e quindi il soggettivismo, non l'oggettivismo, e c'è una situazione, diciamo, di relativismo che viene messa sotto gli occhi di tutti anche da filosofi, poeti come Baudelaire, Rimbaud, diciamo, che propongono visioni più irrazionalistiche, no? E ci portano verso un tormento anche dell'individuo. Guardate subito un'opera come questa di Degas, L'Assenzio, che già anticipa, diciamo, questo malessere della società che alla fine, società positivista che guarda al progresso, ma che in realtà poi il progresso crea anche emarginazione, crea differenze, crea questo senso, diciamo, anche di malinconia, di tristezza, di isolamento. Questi sono a fianco nello stesso bar e ognuno è colto nei propri pensieri. Altra corrente, appunto, che prenderà il campo dopo sarà proprio il simbolismo. Il simbolismo ci si rifugia in un mondo che è più soggettivo, un mondo più visionario, un mondo dove domina questo senso del mistero. Esemplare è l'opera anche di Gustave Moreau, L'apparizione. Proprio queste sono queste correnti, diciamo, che vivono in questi anni. La società, diciamo, una società che si presta a grandi trasformazioni come la nascita del cinema, dei raggi X, la scoperta dei raggi X, l'interpretazione dei sogni di Freud, ci porta alla scoperta della psicanalisi, di tutte le regioni più nascoste, no, del nostro essere, la teoria, vi dicevo, della relatività, fino ad arrivare a scoperte sempre più recenti come anche la fissione nucleare. Ecco, arriviamo a questa donna, Tamara de Lempicka, che incarna proprio questo senso di modernità e i cambiamenti proprio della sua epoca, no? Abbiamo visto tutte queste innovazioni nel campo sia dei trasporti, nel campo della tecnica, diciamo, il mondo diventa sempre più piccolo, sempre più veloce e sempre più, in un certo senso, luminoso, no? Pensate anche a tutte le scoperte, l'elettricità e tutto quello che ha poi comportato, no? Quindi la nascita poi della fotografia, del cinema, e quindi Tamas vive tutto questo mondo in un certo senso così moderno e fa parte proprio dell'universo di Tamara. E lei, lo vedrete, avrà uno stile che sarà veramente inconfondibile e potrei classificarla col suo stile di vita un mix di sacro e di profano. Questa può essere considerata la vera essenza appunto di Tamara. Tamara, che è una donna libera, pensate bene, in tempi in cui le donne non lo sono affatto, soprattutto se sono donne ebree, se sono polacche come era lei, e lei può essere considerata una dandy sì, non al maschile ma al femminile, perché lei, vi dicevo, ha viaggiato per il mondo, ha vissuto in Europa, negli Stati Uniti e, badate bene, ha dichiarato la sua bisessualità, perché si è accompagnata, ha sposato due mariti, diciamo, e rifiuta addirittura, si permette di rifiutare la via Vance di D'Annunzio.
E la sua, come racconta D'Annunzio nel Piacere, fu davvero una vita da romanzo, no? Avendo appunto questi tanti amanti, due mariti e la figlia, e soprattutto il fatto che la fa in un certo senso all'avanguardia è quello di essersi saputa pubblicizzare con una grande abilità.